Questo sono io, tra una scrollata di Instagram e l'altra, sotto le coperte con una stanchezza addosso mai vista e con l'intenzione di non muovermi da questa posizione per i prossimi giorni. Stanchezza, pigrizia e zero motivazione sono alcuni dei sintomi che ho cominciato a percepire all'inizio del 2019 dopo un'esperienza lavorativa, diciamo, molto stressante. Il burnout è una brutta bestia, ci sono andato molto vicino sia nel 2020 e nel 2021, ma a differenza della prima volta, diciamo che sono riuscito a percepirne i sintomi e mi sono fermato in tempo. Badate bene, non sono uno psicologo, non sono nemmeno un esperto, voglio semplicemente raccontarvi la mia esperienza con questa, possiamo chiamarla malattia, con questa sindrome e soprattutto come l'ho superata. Ricordatevi che burnout e depressione non sono da prendere sotto gamba e quindi di conseguenza se avvertite qualche sintomo o non vi sentite bene dovete rivolgervi a degli esperti, ma soprattutto alle persone che avete attorno, familiari o amici. Saranno sempre di grande aiuto. E mi raccomando, chiedere per l'appunto un po' di aiuto non è sicuramente una cosa di cui vergognarsi, ma anzi è sinonimo di coraggio. Quindi mi raccomando, se ve ne serve, chiedetelo. Come ho superato questo momento veramente difficile? Sì, questo sono io un paio di mesi fa in riva al mare a registrare il suono delle onde. Perché ho fatto e sto continuando a fare tutto questo perché è l'attività che mi permette di prendere una pausa, che mi permette di staccare da tutto quello che mi succede attorno nella vita di tutti i giorni. Il lavoro, persone, WhatsApp, messaggi, chiamate e chi ne ha più ne metta. La natura, devo dirvi la verità, mi ha aiutato veramente tanto a superare questi momenti difficili e il contatto con lei mi ha permesso di mettermi in pausa, ok? Mettermi in pausa e semplicemente ascoltare. Questo è un consiglio che vi do perché con me ha funzionato. Se ne avete la possibilità durante le vostre giornate o durante i weekend, prendetevi un momento per stare in mezzo alla natura, che sia un parco nel centro della vostra città, che sia una riserva naturale o qualsiasi altra zona dove potete stare in tranquillità e in silenzio. A me questo ha aiutato veramente tanto a superare momenti di stress e momenti di difficoltà soprattutto durante le giornate lavorative. Ovviamente le registrazioni ambientali erano semplicemente un'attività accessoria al fatto di andare in mezzo alla natura, in mezzo ai boschi, in riva al mare. Se voi avete una qualsiasi altra attività che vi appassiona, io vi consiglio di farla, perché secondo me potrà permettervi di dedicarvi a qualcosa che vi piace e rilasciare un po' di stress accumulato durante le vostre giornate lavorative. In un mondo che oramai va a 100.000 all'ora e dove siamo costantemente bombardati da informazioni, post, video, podcast e chi ne ha più ne metta, secondo me abbiamo cominciato a perdere un po' di contatto con la realtà. Tenete ben presente che nel 2018 io vivevo praticamente su Instagram, da quando mi alzavo la mattina a quando andavo a dormire. Ad un certo punto mi sono accorto che questa attività doveva finire e cosa ho fatto? Semplicemente ho tolto tutti i social dal mio smartphone e per 2 anni sono stato assente da queste piattaforme. Ovviamente lavorando online nel mondo del digital non potevo scomparire del tutto e quindi dovevo trovare una soluzione da desktop, quindi dal computer. Una delle cose che mi è tornata di grande aiuto è stato installare sul mio browser un'estensione che blocca qualsiasi tipo di feed, da YouTube passando per Facebook, arrivando addirittura a LinkedIn. Così facendo sono riuscito a dedicare il 100% del mio tempo a tutte le cose che mi programmavo di giornata in giornata, lavorando di meno. Ovviamente la programmazione è una grandissima parte di tutte le attività che facevo che mi hanno permesso di poi ritrovare la serenità. Ovviamente adesso non starò qui a dirvi come farlo perché ci sono tantissimi video online dove potete trovare delle informazioni molto utili, però allo stesso tempo ricordatevi che il cambiamento parte sempre da voi. Se non siete intenzionati a cambiare, mi dispiace, ma potrete guardare tutti i video del mondo, tutti i tutorial, provare tutte le tecniche possibili e immaginabili, ma non funzionerà. Parlando sempre di social e di smartphone, una delle cose che ho ricominciato a fare negli ultimi mesi è stata quella di chiudere il telefono un'ora prima
di andare a dormire è prenderlo in mano un'ora dopo essermi alzato. Quello che faccio è semplicemente portare il mio smartphone prima di andare a dormire in un'altra stanza, lo lascio lì e poi successivamente la mattina dopo quell'oretta di risveglio, diciamo così, lo riprendo in mano. Cosa faccio in quest'oretta? Beh, a parte fare colazione, mangiare qualcosina e farmi il caffettino, mi piace tantissimo ascoltare della musica o, prima di andare a dormire, ascoltare qualche podcast attraverso lo smart speaker. Ripeto, non sono un esperto, non sono uno psicologo e non sono un life coach, non voglio assolutamente dirvi come vivere la vostra vita, però vi sto semplicemente raccontando come l'ho vissuta, come ho trovato le soluzioni adatte a me. Ricordatevi che dovete trovare le soluzioni adatte a voi e soprattutto il primo passo è quello di riconoscere che c'è un problema e soprattutto interrogarsi, farsi delle domande. Come content creator non ho mai dato molta importanza alle pause durante il lavoro perché pensavo di perdere il famoso abbrivio creativo, quindi dovevo scriptare, registrare, editare e poi pubblicare un determinato tipo di contenuto in un breve lasso di tempo o in una giornata. La balla più grande che mi sono mai raccontato nella mia vita. Infatti, ad un certo punto mi sono accorto che delle pause durante il lavoro erano importantissime. Infatti adesso cerco sempre ogni ora e mezza di prendere 5-10 minuti di pausa dove semplicemente non faccio niente, mi distacco da qualsiasi dispositivo digitale, girovago per la casa, faccio balletti, canto, faccio delle piccole faccende di casa come, non lo so, fare l'aspirapolvere, lavare quei 2 piatti che non ho lavato la sera prima e cose di questo tipo. E devo dirvi la verità che nelle ultime settimane questo tipo di attività mi ha aiutato veramente, veramente tanto. Non solo per, diciamo, avere anche delle idee in più, ma anche per tornare sul computer ed essere un po' più rilassato, un po' più appoggiato. Ma in definitiva, perché ho voluto farvi tutto questo pippone sulla sindrome di burnout? Uno, perché volevo raccontarvi la mia esperienza e credo che raccontare una storia personale possa, diciamo, aiutare sicuramente di più che dei consigli buttati lì senza alcun tipo di empatia, e allo stesso tempo per dirvi che ci sono le persone che possono darvi una mano. Non abbiate paura di chiedere aiuto. Non dovete vergognarvi assolutamente di tutto questo, dovete assolutamente prendervi cura di voi stessi. Mi raccomando. In ogni caso, se volete approfondire un po' l'argomento, qui sotto in descrizione e nel commento pinato in alto vi lasciamo un articolo che abbiamo scritto riguardo alla sindrome da burnout e allo stress sul lavoro. Dategli una letta perché è molto interessante. E ci farebbe piacere anche sapere da parte vostra qui sotto nei commenti se avete vissuto un'esperienza di questo tipo, come l'avete risolta e soprattutto a chi vi siete rivolti. Da Factorial Italia è tutto, noi come sempre ci vediamo e ci sentiamo al prossimo video.